Less is more, così dicono gli inglesi. Meno è più, ma con la traduzione meno è meglio suona praticamente perfetto. Una casa con meno stanze, più facile da pulire. Un giardino un po' piccolo, più semplice da mantenere. Un'auto senza elettronica. Quello che non c'è non si guasta, dicevano una volta. Less is more. Quando non lo usi per giustificare la famigerata decrescita imposta dall'alto, ma lo intendi come leggerezza nella vita, allora suona davvero bene. Non complicarsi a vanvera l'esistenza, perché senza fardelli inutili si viaggia meglio. Sì, c'è anche un altro modo di interpretare questo detto. Applichiamolo all'ego. Meno ego è meglio. La ricetta sta tutta nella differenza tra due ingredienti, la giustificazione e il perdono. La giustificazione aggiunge, ficca, cioè pretende di mettere nel giusto in una azione o in un sentimento, ovviamente negativo, che si prova. Perdonare, donare, cioè togliersi un qualcosa per donarlo. Perdere, lasciare andare. Torniamo a bomba con la radice della parola. Si tratta di un privarsi di un sentimento negativo, orgoglio, rancore, rabbia, e far sì che questo si stacchi da noi, liberandoci dal suo peso dannoso. Se solo ci riflettiamo, è facile capire che quando ci stiamo giustificando per un qualcosa, forse stiamo solo appesantendo il nostro ego nel tentativo di difenderlo. Ma anche se in fondo sappiamo di sbagliare nel prendercela, preferiamo non rinunciare all'orgoglio. E lì subentra la rabbia. Rabbia nei nostri confronti che non lasciamo andare, e allora facciamo di tutto per nasconderla, per coprirla, per sotterrarla. Ma lei è ancora lì, con sabbia e terra sopra che non la celano manco un po' agli occhi dell'anima. Semplicemente e inutilmente ci appesantisce. Sì, è proprio in questo modo che la giustificazione che si dà a se stessi per i propri sbagli o il proprio sentire negativo accresce l'ego, lo rende grave e il fardello si fa sempre più oneroso. Il perdono, invece, è tutto il contrario. Quando si prende coscienza della propria piccolezza e della propria fallacia, guardarsi con umiltà e chiedersi sinceramente scusa è ciò che più e meglio può alleggerire il nostro fardello. Toglie peso, in primis all'ego. Non ci sono più rabbia, terra, coperte a nascondere. Perché non c'è più rabbia, c'è solo comprensione, c'è solo umiltà, c'è solo compassione. E solo se riusciremo a provare tutto questo verso noi stessi, alleggerendo il nostro ego, potremo regalare la stessa umana comprensione e lo stesso perdono agli altri. Soprattutto in un periodo come questo, dove tutti ci siamo sentiti più o meno impotenti al di là del nostro rifiuto e del nostro disobbedire, è molto difficile. Avremmo voluto fare di più, avremmo voluto salvare amici, colleghi, conoscenti, parenti, avremmo voluto tirarli via dall'ipnosi, ma non ci siamo riusciti. A volte non li abbiamo perdonati per ciò che ci hanno fatto, altre volte siamo pure riusciti a perdonarli per quello che hanno fatto a noi e a loro stessi. Raramente li abbiamo perdonati per quello che hanno fatto ai loro figli, ai loro vecchi, ai loro parenti disabili. Ma in fin dei conti, quelli che non siamo mai riusciti a perdonare siamo noi stessi, per non essere riusciti a fare abbastanza, per essere riusciti sì a mantenere puro il nostro sangue, ma non essere stati bravi altrettanto nel domare l'incazzo che ha preso il sopravvento dentro di noi, per averci visto giusto, ma ciò nonostante non essere riusciti a far andare nemmeno uno dei figli della merda in galera. È vero, possiamo darci 1000 validissime giustificazioni, ma forse dobbiamo solamente accettare il fatto di non essere riusciti a fare di meglio. Dobbiamo guardarci per quanto piccoli e incasinati siamo.
e dobbiamo perdonarci. Solo così riusciremo a voler bene a noi e poi agli altri, senza alcuna giustificazione, non per quieto vivere o assenza di ricordo, ma per sincera compassione. E allora il senso di tutto questo percorso della vita apparirà più chiaro, magari anche più facile, sempre indomito e ribelle, ma sicuramente più sereno. Da La Nona Elica.